tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi recensione del filato Ronny di casa Tessiland, ma prima vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social. Vi lascio il link in descrizione. Vi invito inoltre, qualora voleste condividere con me e con le altre ragazze le vostre creazioni, a iscrivervi al gruppo Facebook Le Croscettine di Sayubi Crochet. Anche di questo trovate il link in descrizione. Ma veniamo a noi. 250 grammi per 1625 metri all'incirca, quindi una resa miracolosa, oserei dire. 63% di cotone, 33% poliestere, 4% fibra metallica. E infatti noi possiamo vedere che il nostro caro amico Ronny è piuttosto variegato. Qui abbiamo un blu e oro e poi farò vedere un pannellino realizzato con il verde e oro. Nella mia carriera da youtuber ho registrato 2 tutorial con questo filato, me ne è avanzato molto e quindi sicuramente arriveranno altri progetti. E non solo perché non si butta via mai nulla, ma perché questo filato l'ho trovato davvero molto interessante. Per chi come me ama i filati sottili, il Ronny sicuramente dà tantissime soddisfazioni. Ora ve lo faccio vedere un po' più da vicino. Eccolo qua. È un filato molto interessante, morbidissimo, che non si sfoglia. Quante volte è capitato di trovare dei filati sottili che però vanno poi a smembrarsi lungo la lavorazione? Questo assolutamente non lo fa. Scorri che è un piacere, devo ammetterlo. Vi faccio vedere adesso il telino, se lo vogliamo chiamare telino. Ci ho realizzato io un vero e proprio abito che tra l'altro aperto lo indosso anche come gilet. Non vi posso dire la morbidezza di questo filo. Ho realizzato in questo caso un abito intero, appunto Susanna, con il verde oro, che vi faccio vedere più da vicino possibile per farvi capire come rende questo punto. La morbidezza è inenarrabile, non posso assolutamente descriverla ed è molto molto leggero. Con poco più di una rocca io ho realizzato un abito a vestaglia taglia S, quindi devo dire che ha una resa niente male. Vorrei sapere da voi se avete mai utilizzato questo filato, se siete intenzionate a farlo e se lo avete utilizzato, che cosa avete creato. Sono davvero molto curiosa perché sono in procinto, come ripeto, di creare anche io un altro progetto, proprio con questo colore, devo dire. Ho realizzato anche la giacchina che è uscita poco tempo fa e spero che vi sia piaciuta. Quello è un punto invece mezza maglia alta classico perché lo scopo del video era quello di spiegare un po' la lavorazione top down, quindi non mi sono andata ad impelagare in punti complessi e anche lì potete vedere qual è la resa del punto classico. E sono davvero ipnotizzata, devo dire la verità, è un filato che mi è piaciuto davvero tanto lavorare e che lavorerò senz'altro anche in futuro. Sicuramente come tutti i filati sottili richiede davvero molto tempo e molta pazienza per realizzare dei capi importanti come può essere una maglia o un abito. Quindi consiglio questo filato? Sì, assolutamente, ma sappiate, specialmente se siete delle principianti, che per lavorare questo tipo di filati ci vuole un pochino di tempo. Sicuramente un lavoro non salirà mai tanto quanto un lavoro realizzato con il Ronny non vi salirà mai velocemente quanto un lavoro realizzato con il Bravissimo, ad esempio, che è un filato invece molto più spesso. E in linea di massima comunque trovo questo filato assolutamente eccellente e consigliabile da lavorare. Non ho mai provato a lavorarlo in doppio, ma devo dire la verità, non credo che sia necessario perché con un solo capo si ottiene questa texture appunto Susanna, quindi devo dire assolutamente molto chiusa, non c'è bisogno di rinforzare. Detto questo, spero che questa recensione vi sia piaciuta, fatemelo sapere nei commenti se vi è stata utile, vi do come sempre appuntamento, quindi alla prossima recensione.